Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. In questo video andremo a realizzare un tavolo Infinity 3D. Sarà un video molto bello e interessante. Allora, ho preso un fusto in metallo da 200 litri e l'ho pulito molto bene. Era sporco di vernice e quindi l'ho pulito per bene. Poi gli ho dato una bella carteggiata con la P220 un po' dappertutto, in modo che la vernice faceva presa sul fusto. Poi con un aerografo gli ho dato una mano di vernice di color crema, spazzando via quel blu di prima. Cosa ve ne pare di questo colore? Scrivetemi nei commenti. Ho cominciato a tagliare qualche asse di legno per creare la scaletta interna. Le misure in altezza erano uguali all'altezza del fusto, quindi 85 cm. Poi i gradini li ho fatti con del bambù e la loro larghezza l'ho fatta di 26 cm. Poi gli ho dato una mano di vernice nera per abbellirla un pochino. Ora con una carta da parati autoadesiva, effetto pietra, ho ripreso la lunghezza del fusto tagliando tutto a misura per poi cercare di incollarle alle pareti interne del fusto. Vi dico che ho fatto un po' di fatica perché ho voluto mettere il disegno in orizzontale. Tutto questo creando alcune pieghe non molto belle, ma poi il risultato ha ripagato tutto lo sforzo. Dopo, misurando la metà del fusto, ho fatto un buco con il trapano della misura di un cavo elettrico. In questo modo ho portato la luce all'interno. Ragazzi, volevo chiedervi un semplice like se quello che state vedendo vi fa piacere. In questo modo posso far capire a YouTube che i miei video valgono la pena di essere guardati. Usando una ventosa e un pennarello ho disegnato un cerchio per poter tagliare il tutto. Cercando in giro e anche su Amazon degli specchi rotondi della larghezza di 60 cm, il prezzo superava i 130 euro. Per fortuna nella cantina avevo uno specchio vecchio che non usavo più e quindi ho pensato di tagliarlo. Ho rischiato un pochino, ma ho risparmiato anche qualche eurino. Ho ricoperto la trace che ho fatto con del nastro adesivo di carta e con il flessibile e il disco diamantato sto andando a tagliarlo, vedo che sta andando molto bene. Non mi fidavo di farlo solo col diamante perché avevo paura che si spacchi, e in questo modo vado piano piano. Mi sono messo gli occhiali e i guanti e sono in sicurezza e andremo a tagliare in questo modo.
Ho fatto lo stesso lavoro tagliando un pannello di legno compensato, mi serviva come cuscino per mettere lo specchio, in questo modo poteva resistere agli urti e ai rimbalzi. Ho inserito la scaletta attaccandola con la cola calda. Per tutto il diametro del bordo ho messo una corda di juta che misurava 15 mm di diametro. Questo sarebbe il top, anche lui in vetro, spesso 8 mm. Questa volta l'ho fatto fare dal vetraio, doveva essere perfetto, quindi non volevo rischiare. Anche qui ho incollato una pellicola specchio adesiva, l'ho incollata spruzzando dell'acqua e facendo uscire tutte le bolle con una spatolina di gomma. Non usate la plastica in quanto la può graffiare. Gli avanzi li ho tagliati con una lama nuova di un taglierino, stando appoggiato al bordo del vetro. Questo è tutto ragazzi, è stato un video semplicissimo, ditemi nei commenti se vi è piaciuto oppure no. Se ti è piaciuto ti ricordo solamente di lasciare un like e iscriverti al canale e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!